Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere in linea di massima come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo proprio con la prima carta, il diario, libro, effettivamente ci parla di una ricerca, una valutazione, un qualcosa che stiamo appunto anche osservando, scrutando per certi aspetti e quindi ci porta sia alla possibilità di andare a risolvere delle questioni importanti, soprattutto emotive, interiori, emozionali e relazionali, e poi di sciogliere dei dubbi, delle incertezze, di scoprire qualcosa, di studiare meglio, ecco, di studiare e di verificare alcune cose molto molto importanti per voi. Forse perché c'è una fase di preparazione, bellissimo il giardino che è apertura e socializzazione, riunione, anche incontri, nuove conoscenze, momenti da passare, forse festeggiamenti, comunque in allegria, alcune cose abbastanza positive. Potreste ricevere dei suggerimenti, delle indicazioni, degli inviti, delle proposte interessanti? Assolutamente sì. Poi troviamo l'anello e quindi sottolineo assolutamente sì, perché essendoci anche la carta dell'anello vuol dire che si può anche aprire una fase importante riguardo a collaborazioni, a un'intesa, a un'unione, a un particolare tipo di impegno, direi soprattutto nelle questioni pratiche, lavorative o qualcosa che vi piace, vi coinvolge, vi appassiona particolarmente. E quindi direi che si vede una bella settimana positiva, abbastanza costruttiva per voi. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, relazioni, ovviamente parliamo sia coppia single, anzi principalmente, però alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti e relazioni più importanti per voi, di amicizia e famiglia. Quindi chiedo sempre di ascoltare queste varie indicazioni e se sentite che c'è qualcosa che risuona particolarmente vuol dire che lì c'è un messaggio. Troviamo il Giacinto, ci parla di gioco, di qualche situazione un po' particolare, a volte proprio riguardo a una relazione vuol dire che c'è possibilità di superare qualcosa del passato, qualche timore, qualche difficoltà in senso generico, quindi porta una nuova energia, anche maggior tranquillità, maggior serenità, può essere un evento, può essere a volte anche una nuova ispirazione, un incontro o comunque, come dicevo, qualcosa che si risolve da situazioni precedenti. La digitale è un po' cattivella questa carta effettivamente, poi dipende sempre da quello che state vivendo, quindi o alcune cose se tendono a ripetersi e sono abbastanza fastidiose, vuol dire che non si è trovato mai il momento giusto di analizzarle, di verificarle e di risolverle. Spesso succede così, magari c'è un litigio, una discussione, non andiamo a fondo della questione, ma bypassiamo, lasciamo andare e poi vediamo che le stesse cose si ripresentano. Potrebbe esserci quindi un conflitto, un litigio,
un qualcosa che può dar fastidio nell'atteggiamento o nella mancanza, magari da parte, diciamo, di qualcuno, anche sia della persona amata, o c'è, diciamo, una fase che insomma vi porta un po' di agitazione, però in realtà si vede qui la tendenza a chiudere, a non voler vedere subito, e allora quindi, rimane un po' quello che vi stavo dicendo, di fare attenzione, perché quando saltano fuori alcune cose a livello di energie principali c'è la possibilità, di prendere in mano alcune situazioni e poter, risolverle, o almeno iniziare a valutarle. E invece si vede qui la tendenza alla chiusura, alla rinuncia, al rifiuto, ecco, al lasciare andare, e quindi, c'è un qualcosa che poi probabilmente magari già sapete che si ripresenterà in una situazione successiva. Direi di sfruttare queste cose, perché in realtà si vede che avete delle belle energie. È vero che per quanto riguarda le relazioni non dipende solo da noi, dipende anche, dagli altri, che ci circondano. Quindi questo vale anche in qualche relazione più importante per voi, non solo coppia. E per i single, importantissimo capire effettivamente cosa vogliono dirvi questo, perché se si vive una situazione di frustrazione, di disagio, magari c'è una frequentazione che va avanti tra alti e bassi, distacco, conflitto, proprio litigio, allontanamento, riavvicinamento, cioè se c'è una cosa del genere allora magari già sapete che continuerà ad essere in questo modo. E poi c'è questa carta che, parla, di non voler accettare alcune cose per come stanno procedendo, per come stanno andando. Quindi direi che per voi può essere una settimana veramente di comprensione, di accettazione e di apertura, e quindi darvi la possibilità di poter sfruttare al massimo il vostro fascino anche per, portare cambiamento in questo ambito. Perché in effetti si vede che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, e quindi per i single si vede questa situazione che deve essere, diciamo, analizzata o quantomeno modificata e cambiata, e basta quindi darvi la possibilità di aprirvi a delle nuove situazioni. Per quanto riguarda le questioni quelle più pratiche del lavoro e delle finanze, può essere assolutamente superata una situazione di difficoltà. Poi, se la difficoltà è innescata, dovuta purtroppo a persone, a una, diciamo, o più persone, allora è vero che, magari cercando di rimanere fedeli a voi stessi o cercare un valido sostegno, allora riuscirete a superare qualsiasi cosa. Poi può essere anche un po' di tensione, un po' di stress, troppe cose da fare, quindi situazioni a livello esterno che non vi permettono proprio di agire come desiderate. Forse è proprio qui che avete bisogno di aiuto e collaborazione. Se per certi aspetti viene a mancare, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va o bisogna lasciare andare. Alcune persone magari sapete già come, che cosa aspettarvi, e invece andare a prediligere un qualcosa che vi fa stare meglio, o persone che veramente vi potete fidare. Insomma, in qualche modo queste carte vi stanno dicendo che attualmente potrebbe esserci una persona che è meglio lasciare andare, oppure proprio non accettare nessun consiglio e in realtà non vi sta aiutando granché. E quindi andando a fare questo cambiamento cercare maggior collaborazione, intesa, poi soprattutto se avete dei progetti importanti o se volete risolvere delle questioni molto importanti per voi. E io lo dico anche per chi è in cerca, di lavoro, perché alcune cose devono essere lasciate andare, che sia una persona, che sia un qualcosa che state portando avanti adesso, in qualche modo non vi sta dando i frutti che desiderate, e soprattutto quelli che meritate. E però si può vedere già subito un cambiamento nel corso della settimana, quindi o ritrovare effettivamente una persona di fiducia, una persona chiara, limpida, che veramente vi aiuterà, oppure finalmente voi vi metterete nella giusta direzione e quindi vi andrete a lasciare
lasciare alle spalle tutte le cose che non hanno funzionato fino a questo punto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!